Ciao chitarristi, scommettiamo che vi faccio chiudere il video entro 5 secondi. Perché noi parliamo sempre di chitarre e parliamo sempre anche del suono di queste chitarre. Però lo parliamo solo in relazione alle chitarre. Il suono, come sapete, è il risultato di una combinazione di cose. Di quello non ne parliamo mai. Ecco, quindi nel video di oggi, intanto che siete nel video iscrivetevi e lasciate like. Così poi almeno se lo chiudete, il compitino è fatto. No, però fatelo solo se vi piace veramente, sennò... Nel video di oggi voglio parlare di un pezzettino della catena del suono che mi porto dietro da anni. Qual è una di quelle cose che non può mai mancare nella mia catena del suono con la mia band di Endgame? La distorsione. Mai. E vi ho parlato anche qui sul canale di come negli anni il punto in cui la distorsione veniva e viene generata sia cambiato nel tempo. Siamo partiti dalla distorsione della mia Blackstar HT50, poi ho avuto il problema del dover usare ampli di altre persone e quindi ho dovuto trovare un pedale che avesse il preamplificatore del mio Blackstar da portare in giro e quindi ho preso il pedale Blackstar. Dopo di quello sono tornato indietro all'amplificatore e poi è arrivata la In6 con la pedaliera, la Pod HD500 e poi la Stomp che usavo come monocanale pulita con il mio distorsore e poi la Stomp ho iniziato a usarla da sola. Adesso c'è la Nux Trident, questa pedaliera qua. Tutto questo per la musica live. Non vi ho mai parlato dello studio di registrazione e qua dobbiamo andare indietro di qualche annetto. Siamo nel 2024, dobbiamo andare indietro al 2018. Non sono neanche così tanti anni. Quello è l'anno in cui con la mia band, gli Endgame, siamo andati in studio e abbiamo registrato per la prima volta un singolo con sonorità diverse da tutto quello che avevamo suonato fino a quel momento. Quella canzone è Hurricane e la potete sentire su Spotify quando volete, ma anche su YouTube se cercate c'è il videoclip. Vi dico solo spoiler che c'è un teatro che prende fuoco, solo per quello dovete andare a vedere. Cosa succede in quel periodo? Succede che arriviamo in studio, registriamo la batteria, tutto perfetto, registriamo il basso, tutto perfetto, registriamo le chitarre e c'è qualcosa che non mi torna. Io con la mia band ho sempre utilizzato un tipo di distorsione super moderno, molto tight, quindi suoni che sì, io non scavavo troppo le medie per tanti discorsi che vi ho fatto qui sul canale, potete recuperare qualsiasi video in cui vi parlo della mia band e di questa cosa ne parlo. Però comunque si tratta di suoni moderni, Mesa Boogie style, ecco. Tant'è che appunto sullo Stomp utilizzavo la simulazione Mesa Boogie Mark IV. E lì c'era qualcosa che non mi tornava. Non avevo ben chiaro. Sto parlando, scombinando gli articoli, i pronomi, le cose. Come ho fatto a rendermi conto di questa cosa? Non me ne sono accorto in fase di registrazione, ovviamente. Perché la tecnica di registrazione usata è stata quella della DI. Quindi studio, chitarra, cavo, preamp, convertitori, schede audio, quello che volete, e dritti nel PC, nella DAW. E poi è stato fatto il reamp. Io non sapevo che cosa sarebbe stato utilizzato, non sapevo niente. È stata lasciata carta bianca totale a chi ha gestito quella parte del lavoro, anche per sperimentare un po' noi, perché abbiamo detto sì, noi vogliamo questa cosa, va bene, ma lasciamo un po' quell'alone di mistero, lasciamo fare, magari scopriamo una roba nuova bellissima. E così è stato. Arriva la canzone, l'ascoltiamo, effettivamente suonava diversa rispetto a quello che avevamo già fatto. Ascoltando dico c'è qualcosa, ma non mi rendevo conto bene. Succede che chiediamo allo studio le tracce separate per avere la possibilità di avere delle basi, di avere le sequenze poi per suonare live, e arriva la traccia isolata di chitarra. La ascolto, tutte quelle che erano le mie certezze nella vita sono crollate in 0 secondi. Ma era un suono che io non avrei mai utilizzato. Fazzoso, spernacchiante, ma non pernacchia tipo gonfio, un po' impastato. Sì, io notavo che era strano perché io suonavo la chitarra e quindi io sapevo com'era il suono della chitarra nella band. Ma cavolo che bello che era. Ci stava troppo bene con il suono del basso e della batteria in quel mix. Però comunque siamo un attimo scesi al compromesso e quella caratteristica lì l'abbiamo un pochettino regolata. Quindi era tanto esasperata e abbiamo detto no, andiamo più verso quella direzione lì un pochettino più moderna. E poi abbiamo trovato la quadra e wow. Cioè andate a sentire la canzone e ditemi se vi accorgete di questa cosa, fateci caso. Ma anche se sentite le ultime canzoni, quella caratteristica lì un po' è rimasta. Questo ha fatto nascere in me una piccola simpatia per il fuzz. Ma non ce la facevo comunque, perché tutti i fuzz che provavo erano fuzz old style, un po' vecchi, che avevano quelle sonorità lì ma era troppo. Questo fino al Guitar Show di Padova di quest'anno però. Cammino, passo dallo stand dei ragazzi di Dofix, mi dicono Ale, vieni qua. Abbiamo fatto un pedale nuovo, è un fuzz. E io no, ma devi provarlo, perché tu provalo, non te lo spieghiamo, provalo. A un certo punto il ragazzo che mi faceva provare il pedale preme un bottone e
Cos'è questa cosa? Ho iniziato a suonare cattivissimo, questo suono stupendo. Il pedale lo saprete già, è il Dofix Medici, che i ragazzi di Dofix hanno provveduto a spedirmi tipo subito, perché quando l'ho provato ho detto raga, lo voglio, dovete mandarmelo per forza. E qui mi è partita l'idea di fare questo esperimento e dire ok, i pezzi della mia band, io live adesso li suono con una distorsione molto moderna. Cosa succede se li suono con questo? Torniamo un po' alle origini? Il suono diventa ancora più coerente? Diventa ancora più bello? Oppure iniziano a sorgere dei problemi, tipo il suono del basso che live è fatto per stare insieme alla mia chitarra inizia a non andare più bene? E quindi ho provato e lascio a voi la decisione e il dovere di dirmi nei commenti se preferite questi riff della mia band con la distorsione super ultra moderna mega tight oppure con questo fuzz che ha una sonorità moderna devastante. Ora, cos'è che a questo pedale fa uscire questo suono? Il fatto è che in realtà non è un pedale, ma sono due. La chitarra entra ed esce di qua, e fin lì, ok. Però qua in mezzo è come se ci fosse una linea che divide questa parte da questa parte, dove abbiamo il primo fuzz e un secondo fuzz, che però sono in ordine contrario, quindi il primo è di qua e il secondo è di qua. E cosa succede? Abbiamo un fuzz, lo usiamo, lo accendiamo, ed ha un sound tipico da fuzz, cioè bellissimo per le persone a cui piace tanto il fuzz. Ma la vera magia arriva quando accendiamo il secondo canale, questo even more fuzz. Questo pedale è messo in circuito prima del fuzz principale, diciamo, e serve per boostare il secondo fuzz. E lì devasto, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Mi sono messo a suonarlo in drop La, tira di quelle mine, di quelle botte che wow, bellissimo. Riesce a essere un fuzz super moderno, ma contemporaneamente con quella caratteristica da fuzz bellissima. Ecco, una cosa che tanti mi dicevano quando io dicevo sì, però è fuzz nella musica moderna, mi dicevano ma come? Tanti dei riff di chitarra dei Muse nelle loro canzoni, la chitarra praticamente è un fuzz che diventa quasi un synth. Per me però era troppo, volevo qualcosa che fosse un pochettino più chitarra. E quando ho provato questo, cioè, wow. Quindi abbiamo di qua il fuzz con level, che è il master, fuzz, che è il gain, e il tono. Di qua invece abbiamo il secondo canale. Possiamo attivarlo contemporaneamente all'altro, quindi tutte e due, oppure possiamo attivare solo uno o solo l'altro. E di qui abbiamo more level, è il volume di questo, diciamo, preamp fuzz prima del fuzz principale, more fuzz, che è il gain di questo stadio di fuzz, e poi abbiamo questa manopolina qui, il blend. Se avete già visto magari il Dofix Michelangelo, ecco, fa praticamente la stessa cosa. Ci permette di mischiare il suono del pedale, quindi l'effetto, il fuzz, con il suono preso, il segnale preso dal jack di ingresso, quindi la chitarra pulita. Questo ci dà la possibilità di recuperare un po' di attacco, quella questione per cui quando suoniamo il fuzz sembra tutto quella roba lì. Con il blend andiamo a recuperare l'attacco della chitarra clean e contemporaneamente però abbiamo l'aggressività della distorsione. Il suono è molto moderno e mi piace veramente tanto. Però tutto questo poi nella mia band cosa c'entra? C'entra perché mi ha fatto fare un percorso di maturazione sonora che mi ha portato dal ragionare a gusto verso il ragionare a necessità. Perché ragionare a gusto vuol dire a me non me ne frega niente di quello che volete voi, io uso quello che piace a me. Se serve una distorsione più moderna e a me piace la distorsione Marshall classica, magari è il caso di cambiare. Se ragiono a gusto non me ne frega niente, io continuo a usare il mio. E chi è che ci rimette? Ci rimette il sound complessivo della band. Ragionare a necessità invece significa essere consapevoli di che cosa serve al sound della band per suonare bene. Significa aver fatto un ragionamento molto profondo sul sound che la band dovrebbe avere per avere la consapevolezza poi di che cosa serve e usarlo, a prescindere dal se ti piace
o non ti piace. Non è che tutto deve essere bianco o nero, c'è una scala di grigi in mezzo che è infinita. La cosa che vi consiglio io è trovare quel compromesso per cui trovate una cosa che è utile e risponde alle necessità del sound che cercate, ma che contemporaneamente soddisfa il vostro gusto. In questo caso io l'ho trovato col Dofix Medici, perché il fuzz non mi piace, mi ha sempre fatto schifo. Sì, probabilmente dovrò iniziare a usarlo, altrettanto vero. Meglio che io trovi un fuzz che magari mi piace anche. Avete notato che non si capisce se io ho detto che mi piace o mi piaccia? Che non so qual era quello giusto. Quindi, cosa voglio passarvi con questo video? Voglio passarvi questo: ragionate a necessità, non solo a gusto. Sperimentate con i blocchi e con i tipi di blocchi che ci sono. Ad esempio, non vi piacciono i fuzz? Provate a utilizzarli in qualche modo. Magari scoprite un modo di usarli che non sapevate e sbloccate qualcosa di nuovo. Quindi questo è il mio capitolo della mia storia delle distorsioni nella mia band. Io spero di avervi dato un input per cambiare qualcosa, per innovare qualcosa o per ispirarvi qualcosa. Fatemi sapere nei commenti se è un sì, e se tutto questo video vi è stato utile in qualche modo iscrivetevi al canale, lasciate like, fatemelo capire, perché a me i video così piacciono un sacco. E io ringrazio ancora i ragazzi di Dofix per avermi fatto scoprire questa macchina da distorsione, cioè solo wow.